Non hai la bilancia da valigia? Nessun problema. Appoggia il colapasta o una pentola sulla bilancia. Togli il peso con la tara. Metti sopra tutta la valigia, sì, proprio tutta. E voilà, hai il peso preciso, senza sforzi. Hai mai pensato di utilizzare dei contenitori Ikea per fare la valigia? Li trovo molto comodi anche perché una volta arrivati a destinazione li tiro fuori e li metto direttamente così nell'armadio e nei cassetti. Se non riesci a infilare i capi, ti consiglio di metterli in verticale, così il peso dei vestiti andrà a comprimerli e avremo più spazio per aggiungere nuovi vestiti. Parti leggera, fai così, ma sai già che al ritorno sarai carica come un mulo. Metti il bagaglio a mano dentro la valigia grande. All'andata occupa poco spazio, al ritorno diventa una valigia in più. Quindi non fare fatica e avrai doppio spazio. Chi viaggia spesso non ha tempo da perdere. Io ormai faccio sempre così. Prendo gli abiti direttamente con la gruccia, li piego giusto quel che basta per farli entrare in valigia. E via, pronti. Quando arrivo li tiro fuori, li appendo in 2 secondi. Altro che arrotolare ogni cosa, ma chi ne ha voglia? Vuoi una valigia facile da trasportare, senza vestiti schiacciati? Ricorda, la valigia la porti sempre in verticale. Quindi metti le scarpe e le cose pesanti vicino alle ruote, così il peso è bilanciato e nulla finisce spiaccicato. Semplice, ma fa la differenza. È sempre la borsa che scivola dalla valigia. Se hai una cintura elastica, risolvi in un attimo. Mettila sopra la valigia, appoggia la borsa, falla passare tra le maniglie e chiudi la cintura sulla maniglia del trolley o della valigia. Così la borsa resta ferma, non cade e soprattutto non te la portano via. Vuoi portare una tisana o un liquido sopra i 100 ml in aereo? Congelalo prima di partire. Se al momento del controllo è completamente solido, puoi passare. Ma attenzione, se anche solo parzialmente scongelato, te lo bloccano. È un trucco poco conosciuto, ma funziona davvero. Se porti la borsa a tracolla, chiudila in modalità antiscippo. Prendi una molletta per capelli. Agganciala tra la tracolla e la zip. Se qualcuno prova ad aprirla, lo sentirai. Un trucco semplice, ma che può salvarti la giornata. E ricorda, prima di partire, controlla sempre le norme di sicurezza aggiornate. Possono variare da paese a paese e cambiano spesso. Meglio informarsi prima che farsi fermare al controllo. Ma soprattutto, buon viaggio!